Oggi vi preparo una matriciana di baccalà. Pure a guardarlo è bello, guardate. Sa comanda, sì. sa comanda. Sì, Ma oggi mi serve niente, adesso sono solo a salutarti. Quasi divino. Oggi sei pure truccata, sei preparata proprio, guarda. Lei è anche chiamata Hilary e a fianco c'è Belen. Guardate qui, non c'è acqua, guardate qua. È il suono che ci piace a noi. Sound of Love, yeah. Deve proprio scattare l'orgia qua dentro, capito? Siete una pomodorino, baccalà, mentuccia, olio, la pasta, tutti. E mo prova a rifarle e vedrai che te mangi. Oggi vi preparo una matriciana di baccalà e voi faccio come al mercato, perché dovete cominciare a camminare, perché dentro al mercato scoprirete più freschezza, vi fanno ride e mangiate meglio e risparmiate pure. Andiamo. La prima cosa, andiamo a scegliere il baccalà. Io devo fare una pasta col baccalà, quindi non mi serve il filetto, la parte centrale, il cuore che costa di più, ma mi serve la parte quella meno nobile. Non mi dà il filetto, io spendete meno, però la qualità è sempre la stessa, perché è sempre quello il filetto. Fammi vedere. Ecco, bravissimo. Fammi vedere un attimo la divisione. La parte del cuore a me non mi serve, a me serve la parte quella meno nobile per fare una pasta. Sì. Che mi dai? La parte della pancia, che costa anche di meno, ma è della stessa qualità del filetto. È la stessa qualità, certo, del filettone. Le differenze dei prezzi, l'intero quanto costa? Intero costa 21,90, okay. La parte della pancia, la parte chiamata ala, 17,90. E solo il cuore? Solo il cuore 26,90, di questi più grandi, parliamo sempre. Quindi, che dobbiamo fare? Mi prendo l'ala, mi prendo la parte della pancia, che è quella, è buona per fare la pasta, risparmio e faccio un gran piatto. E non mi serve un chilo di baccalà, mi servono 2 etti, 3 etti. E poi, ecco qua. Bella. Qua si divide. Guardate che bello arte e cicciotto sto filetto. Questo è il filetto, il cuore, detto anche muzzillo. Questa è l'ala, nonché la pancia, la parte meno nobile, buonissimo uguale. A me le dai questa qua. Perfetto. Allora, guardate il peso, 248 grammi. E quanto ho speso? 4,40. E io oggi, con 4,40 € mangiamo in 4. Vai. Certo, come no? Andiamo, va. Dove sta? Attacco, dai. Vieni qua. Mettiamoci qua dentro, dai. Dai. Fammi. Dai. Grazie a voi. Ciao. Vuoi andare a piare il pomodoro? Grazie a te, ciao. Mi date campa tanto, però devo campa bene. No, so bene. Bravo, avete capito? Noi abbiamo l'opportunità, potremmo campare fino a 90 anni, siamo i più longevi del mondo insieme ai giapponesi, però se dobbiamo allenare, se no campiamo tanto ma stiamo così, dobbiamo stare belli, dritti, in forma. Ma avete nominato, ma allora c'ho le corna. Lo so che mo te darò un dispiacere, mo parliamo di pomodori oggi. Stiamo a marzo, sì. E l'unico pomodoro che io consiglio per far sugo è uno, quello che c'è per l'aria in questo momento. È giusto, no? È giusto. Quando è stato raccolto il pomodoro? Fammi vedere, fagli vedere, guarda che belli. Questo è stato raccolto quando? A luglio dello scorso anno. E dura fino? Un altro pochetto ce l'abbiamo. Fino a aprile ce la famo, fino a aprile ce la facciamo. Voglia. Quindi fino a aprile potete mangiare questo pomodoro, costa un po' di più, ma non c'è acqua perché è bello asciutto e c'è una bontà assurda. Io non compro fuori stagione, ma lui vende pure giustamente per gli altri, chi vuole, io ce l'ho i pomodori di tutti i tipi e mi compro questo qua. Vai, vedete come sono fatti? C'hanno questa puntina qua, sono diversi. Questi, fammi vedere. Questi nascono alle falde del Vesuvio e tante volte nemmeno vengono irrigati, quindi sono pieni di sali minerali, di quella bontà. Pensate a questo pomodoro che può stare là sotto, al sole e cresce con tutta quella bontà. Pure a guardarlo è bello, guardate. Quanto pesa questa, sa? Vedete? Lo fanno a treccia così si asciuga leggermente. Questo pesa 1,5 kg, quindi ma capo con 12 euro, 14 euro, quant'è? Sì, ma dico, so 12,90, 11 per te. 11 per me, dai, vai, pure lo sconto ci beccate se fate l'amicizia, se non fate l'amicizia
Vai. Grazie. Ma andiamo a trovare sto amico, perché poi qua ti fai il giro delle 7 chiese, invece delle 7 chiese i 7 banchi. Vi saluto a tutti, andiamo qua. Questo è l'Olivaro Orbananaro. Allora, Salve, buongiorno. Lui è il bananaro del mercato trionfale. Olive e banane, lui c'è il monopolio. Sa comanda, sì. sa Sì, comanda. sì, questo- Ma oggi mi serve niente adesso, sono solo a salutarti. Va bene? Non serve niente. Niente, sto a posto mangi così. tutto un tre. Devo fare una matriciana di baccalà che mi Falla da serve. Anacardi, no? Vabbè, mangiate. Mangiate questi che faccio io, via qua, tieni. Assaggia. Assaggia sta roba che è buona, oh. È buona, sì. È un zucchero. Vedi che è simpatico che so. Dovete venire al mercato, mi fate due risate. Questo è uno spettacolo, senti, oh. Come fa? Andiamo a più al pecorino, va. No. Cosa non meno importante, anzi importantissima, è il pecorino. Lo dobbiamo scegliere bene. E voi vi faccio vedere come si sceglie. Deve essere non troppo sapido in questa occasione, deve essere un dolcetto, deve dare dolcezza a questa matriciana. Andiamo. Agla, che pecorino c'hai? Romano. Lo so che è romano, ma me lo fai assaggiare. Certo. La cosa migliore è assaggiare la parte della, ecco qui, del centro. Allora, che c'è? Quando il pecorino appena lo senti in bocca dà quella botterella di sale, poi però se ti lascia la dolcezza è quello giusto per te. Tu dici quante cose bisogna sapere, ma è così, ci deve dare la voglia di mangiarne ancora. E questo è il pecorino giusto per noi. Una mollichetta, 2 treetti. Questo pecorino si chiama le fave, chiama la ci grinta, stanno, chiama il guanciale, chiama tutto, chiama. Perfetto. Ok. Questo quanti mesi c'ha di stagionatura, Cla? Ma minimo c'ha 14-15 mesi, minimo. E quindi che succede? Quando tu lo gratti non si ammalloppa, ha una grana molto sottile, è asciutto e questo è buono pure per fare la cacio e pepe, viene una favola con questo. Mo ci vuole un aroma, ma voi dite una matriciana mica ci va a cipolla o l'aglio, però immaginate il baccalà, sapido, un qualcosa di dolce, io ci metterei una bella cipolletta fresca, dai forza, così c'avete modo di chiacchierare e criticare, andiamo va. Mi serve un mazzo di cipolle, quelle buone, fresche, quelle due buone, brutte ma buone. La cipolletta capo, è rossa, di tropea. Guarda che bella questa qua. Quanto ti devo dare? Per te, vai. Ah, hai visto? Ti regalano pure la cipolla al mercato. Almeno vediamo che conviene, dai, questa cipollina. Grazie. Andiamo a. Il microfono! Ma poi verrà anche il tuo momento, vedete qua. Questa a Roma si chiama la pesciarola. Sentite che bella voce che c'ha. Ciao a tutti! Oggi sei pure truccata, sei preparata proprio, guarda. Lei è anche chiamata Hilary e a fianco c'è Belen, capito? Abbiamo la bionda e la mora, abbiamo la bionda e la mora, capito perché vende Sandrino? Ah giù, mi serve la mentuccia, ce l'hai per caso? Dato che c'è carciofi ci deve per forza la mentuccia. C'è pure la pescivendita perché questi qua si scambiano pure i posti, capito? Quando hanno bisogno d'aiuto si chiamano, c'è fratellanza. Dovete venire al mercato, avete capito? Mangiate meglio, la roba è più fresca e risparmiate pure, vi fate voi due risate. le ragazze. Bravo, vai. Ma ti hai fatto lo sconto, però, Dammi sta Ma io non mentuccia, posso va. da così. Questa è mentuccia romana, se non la trovate usate la menta, però non sapete che vi perdete. Eccolo! Oddio. Vabbè, dammi tu. Perfetto. Grazie ragazzi. Ciao Max. Ciao. Ciao. Ciao Sandri. Ciao ragazzi. Spesa fatta. Ma andiamo a cucinare però. Allora, la spesa abbiamo fatta, ora bisogna cucinare. Quindi bisogna adesso non rovinare quello che abbiamo comprato e questa è la cosa più importante. Abbiamo fatto il giro della spesa, abbiamo salutato tutti, li abbiamo abbracciati. Adesso però con questi prodotti dobbiamo fare una cosa spettacolare, al massimo. Iniziamo subito da che cosa? Dal cipollotto, eccolo qua. Ah, i coltelli, aspetta. Questo è quello sempre che io mi porto con me in giro. E una volta mi hanno pure arrestato al Salone del Libro a Torino. Allora, quindi mi serve un coltello lungo, mi serve un coltello a sega
mi serve la molla per tirare sui spaghetti e la cucchiarella che fai? Non la prendi? Ecco qua. E andiamo pure affilata al coltello, dai. Il coltello, dato così, dato che ci stavo lo dico, come si affila? C'ha un'angolazione che sarà intorno a che cosa? Ai 25 gradi? Quindi che fa? Va a ravvivare il filo. Sentite che rumore che fa? Vai, affilata, veloce. E mo iniziamo. Taglio, radice, levo la prima, vedete, camicetta, quindi questo è perfetto. Me ne serve soltanto uno di cipollotto. Sciacquata, taglio a metà. Vedete come tagliamo sto coltello? L'abbiamo riavvivato, non l'ho affilato, l'ho riavvivato il filo. Tagliamo sottili sottili. Allora mo qualcuno di voi dirà: ma tu hai parlato di matriciana e mo ci metti la cipolla. È un gioco questo che sto facendo. Della matriciana del baccalà, la matriciana è soltanto una, è quella col guanciale, è quella che vi fate senza, solo col pecorino, quella, perché non ci va la menta, non ci va niente di tutto questo. Però qua noi ci divertiamo, vogliamo giocare. Cipollotto, olio di quello buono, poi gli diamo un po' di forza con la mentuccia. Avete visto Giulia che mentuccia mi ha dato? Quella proprio bella casareccia, vedete, guarda che bella, proprio i bastoncini ancora, i zeppi come diciamo noi a Roma. Un profumo pazzesca, non puoi capire, guarda che bella. Vedete la mentuccia come è fatta? Fogliolini leggermente più piccole, sono un po' pelosette. In Italia viene chiamata anche nepitella. Metti i gambi e facciamo partire tutto. Mostra meraviglia, guarda quanto sono belli. Qualcuno di voi dirà: ma che belli, sono tutti un po' ingrizziti, come sembrano vecchietti. È un po', provateci voi a stare appesi da luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, 7 mesi appesi così, vi siete pure un po' prosciugati. Quindi questi che hanno fatto? Hanno perso tutta l'acqua e quindi è un concentrato di gusto e di sapore. Ne prendo un po'. Non li lavate tutti insieme, lavate soltanto e prendete quelli che vi occorrono. Quindi, quanti pomodori ci servono? Ci serviranno una decina, 12 pomodori al massimo. Li metto qua dentro e li sciacquamo. Coltello a seghetta, taglia a metà, così, guardate che sono belli. Guarda qui, guarda che spettacolo. E che profumo che c'hanno. C'hanno il profumo del buono. Tolgo i gambi della mentuccia. Metto un goccetto d'acqua per far stufare ancora meglio il cipollotto, vedi? Così lo facciamo ancora di più appassire bene bene. Sale per la pasta e adesso metto al massimo l'induzione sotto la wok, faccio asciugare tutta quanta l'acqua. Adesso metti i pomodorini abbondanti, così schiaccio bene, schizzate dappertutto, fate un casino in cucina, divertitevi, vai così. Guardate qui, non c'è acqua, guardate qua, non c'è acqua, il pomodoro è bello asciutto e non potete capire il profumo che si sente. Qualcuno dirà: ma un po' di piccante ce lo mettete? Io ce lo metterei. Io c'ho i ghiaccioli di peperoncino. Sentite, guarda, si spezza, vedete quanto è duro. E questo è un metodo fighissimo per mantenerli. Li congelate quando li trovate freschi e poi grattugia e grattate quello che vi serve. Non potete vedere il profumo che c'è. Lo rimetti in frigo, così, la buzzate quelle giuste, zaccheri e c'è sempre il peperoncino fresco. Mo buttiamo la pasta. Non rovinate tutto con una pasta che non è buona. Come si a capire? La pasta deve essere buona,
Ma buona che significa? La cosa migliore che è fatta con grani italiani, da un pastificio d'Italia e in Italia, mi raccomando. Questo è un pastificio piccolo che fa grande qualità, si chiama pastificio Mancini, vi faccio vedere la confezione, così. È una delle mie paste preferite, tra le tante paste mie preferite, perché io ho una decina di paste italiane preferite, perché non ci sta uno proprio che è più grande, però lui è molto bravo, è un maniaco. Saluto pure Massimo, ciao, un abbraccio. Non posso sporcare il tagliere col pesce, quindi ho il mio baccalà, il mio coltello, non voglio la pelle su questa ricetta, quindi posso provare a spellarlo così, ma vedete, delle volte riesce, forse ci riesco. Così, piano piano. Non devo sprecare, E vi dico una cosa, la pelle è pazzesca del baccalà. Potete farla fritta e vi mangiate una cosa da urlo, l'amo. Poi un giorno vi faccio vedere la ricetta, facciamo i chips di pelle del baccalà, pazzesca. Eccolo qua. Qualcosa di... ma non è pelle questa qua, va benissimo. Controllate sempre se ci sono spine, sentite. E adesso la facciamo a pezzetti. Vi ricordate? 300 grammi di baccalà mi sembra all'incirca erano, 2,48, cosa del genere. Faccio a dadini. Controllate sempre la sapidità, perché che dobbiamo fare? Dobbiamo sentire se è salato o meno. È un dolce, anzi è sciapo si può dire, quindi è stato ammollato benissimo. Alzo al massimo adesso e butto il baccalà. Mo che succede? Che sto baccalà piano piano si pure sfalderà un pochettino, ma vedete che è asciutto. Questi pomodori sono troppo asciutti, sono fantastici. Non c'è acqua, ci metto un po' d'acqua, così aiutiamo un po' a sfaldarlo, perché voglio il baccalà dappertutto, non voglio i pezzettoni grandi. Sale, poco. Non potete vedere il profumo. E adesso mettiamo un rinforzino di foglie di mentuccia, così. È finita la salsa, non potete capire, pazzesco, sto fresco della mentuccia che sento. Da paura, vedo l'ora. Una bella grattata e siamo pronti di pecorino. È pronta. Ci manca un minutino, ci manca ancora. E questa è una pasta fantastica. Ci sente quest'anima, questa. Al massimo mettiamo e facciamo insaporire bene sta pasta dentro a sta salsa. Adesso si deve proprio bagnare, deve proprio scattare l'orgia qua dentro, capito? Se devono amare pomodorino, baccalà, mentuccia, olio, la pasta, tutti. Senti che profumo. Vi mangiate pure la pelle del pomodoro, non buttate niente, questa è pazzesca, E ora cominciamo a dargli fastidio, così. Pazzesco. Sto baccalà è un dolce. Un filo d'olio. Spengo il fuoco. Pecorino. Come lo vuoi? Tanto o poco? Guarda, una bella grattatina così, ma senza esagerare. Giusto così per fare una nevicatina, come piace a me. Perché a Roma solo questo può nevicare. Ecco qua. E mo è il suono che ci piace a noi. Senti che musica, Come si chiama questo? Questo è Sound of Love, yeah. E lo so, schizza un pochetto, però ci vuole pure quello. Assaggiamo se guarda che bella, guarda che pasta. Yeah. Assaggiamo un po'. Mamma mia, una bontà. Non sappiamo niente, poi vi faccio vedere se beviamo. Pure se stiamo qua sotto,
il bicchiere ce l'ho sempre ghiacciato, yeah. Guarda qua, è spettacolo. Fuma. Normalmente si dice piatto bianco, vino bianco, piatto rosso, vino rosso, ma se è rosato, come vedete, qua c'è una piccola maison francese che mi piace da morire sto champagne, guardate, sempre il solito cafone, guardate che faccio, apro tutto quanto così, eccolo, vedete l'ora di sentire il botto, Poi faccio sentire il botto. Ma tutta sta palestra a che serve? Ecco qua adesso. No, voglio fare l'uomo di classe. Ecco qua. Vai. Assaggiamo, vediamo un po'. Bene, ma assaggiamo, Guarda, guarda qua, guarda che cremetta, guarda. Spettacolare. È il suo. Allora, avete capito una cosa oggi? Che non dobbiamo usare per forza il filetto e baccalà, dobbiamo usare le parti meno nobili per fare una salsa. Il pomodoro dobbiamo usare quello di stagione o in barattolo. E la cosa importante, rispettare quello che la natura ci dà, cioè di trattarlo bene affinché poi abbiamo questi risultati. Ma però bisogna impiattare, aspettate. Mamma mia, che è? Qua il condimento. Foglioline di menta, così, messe un po' come capita, eccolo qua. Un rinforzino, giusto così, incipriata, ecco, damogli un'incipriata di pecorino. E mo' prova a rifarla e vedrai che te mangi.